Autotransfer da oltre 20 anni offre servizi taxi per trasferimenti da e per aeroporti e stazioni ferroviarie agli stadi in cui gioca il Milan. Se desideri seguire il Milan nelle sue partite, in caso in trasferta, con noi troverai la soluzione ideale per il tuo trasferimento, a un prezzo molto conveniente. Prenota online auto, minibus o bus per arrivare con un servizio porta a porta direttamente allo stadio o al tuo hotel. Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze di viaggio, il servizio privato di diverse categorie, standard, prestige o il servizio con auto a disposizione. Una volta effettuata la prenotazione, riceverai una mail di conferma del servizio con il relativo voucher di viaggio. Il giorno prima del tuo arrivo o della tua partenza, invece, riceverai un messaggio di conferma del servizio con il nome e il numero di telefono del conducente, che si prenderà cura di te. Ah, dimenticavo! Se sei un ascoltatore di Radio Rossonera, collegati al link per la prossima partita e usa il codice riservato a tutti i tifosi per ottenere un coupon con lo sconto del 10% su tutti i tuoi transfer. Buongiorno di nuovo, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, caffè in radio per iniziare questo mercoledì 6 marzo 2024 tutti insieme con Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Buona colazione da parte nostra e buona vigilia di Europa League. Sì, Milan-Slavia Praga, la partita che ci attende, ottavo di finale a San Siro. Oggi si va a Milanello, poi conferenza stampa di Stefano Pioli con Yacine Adli, un giorno di vigilia, di routine. Sì, di routine per quanto riguarda le competizioni europee, un giorno di vigilia di una competizione, Bea, che speriamo di portare almeno fino alle semifinali, alla finale, poi vincerla sarebbe ottimo. Sì, guarda, credo che sia una competizione che in questo momento possa dare un po' di vita alla stagione del Milan, no? Che è un po' a bagnomaria a livello di campionato, per motivi che sappiamo, negativi in alto perché l'Inter è irraggiungibile, e positivi per le retrovie perché comunque il Milan ha una buonissima posizione, no? Quindi sì. È un po' un campionato così, un po' a bagnomaria, quindi speriamo che l'Europa League ci possa ravvivare un pochino. Speriamo anche che voi mettiate un sacco di mi piace a questo video, cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e sappiamo attraverso le analisi e i numeri che tanti non sono iscritti, quindi cliccate l'iscrizione, lasciateci un commento anche e soprattutto sul prossimo tema che affrontiamo, Sì. Bea, che ormai sta prendendo sempre più piede. Purtroppo. Ti direi anche proprio per, come dicevi tu prima, la stagione che stiamo vivendo, che è una stagione difficile, che già da novembre ha compromesso il suo cammino in campionato, ha compromesso la Champions League, quindi è vero che siamo in Europa League, però comunque non è la stessa cosa rispetto alla Champions League, e quindi iniziano le tante voci sull'estate, sia di mercato in entrata, ma soprattutto ti direi in questo periodo storico le voci sul mercato in uscita relative alle cessioni in ordine di voci, proprio di quante ne sono uscite, su Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafael Leao, i tre dell'Ave Maria, direi. E ci risiamo periodicamente, ma guarda, io credo che in questo momento un tifoso magari si chiederà: ma quest'estate dovrò temere questo? Perché di fatto con l'estate che ci siamo lasciati alle spalle è chiaro che poi sappiamo pro e contro. La cessione di Tonali ha aperto un varco a delle possibilità che purtroppo potrebbero essere rivissute, no? Si potrebbero ripetere. Poi è chiaro che per alcuni sono delle possibilità positive, perché una cessione di un certo tipo ti consente comunque di fare ulteriori spese, per altri invece, così per me... Ah, tu sei di quel partito? No, io sono del partito che devo ancora annunciare, per me sarebbe una vera e propria tragedia la cessione di Theo Hernandez, lo dico senza problemi, cioè la cessione di Theo Hernandez io non lo accetto, non mi venite a fare conticelli perché poi ti rifai la squadra, no, per me la cessione di Theo sarebbe un qualcosa di veramente ingiustificabile. Sì, io allargo il discorso, cioè non è solo Theo Hernandez, per quanto mi riguarda quei tre, salvo richieste esplicite
degli stessi, che potrebbero appunto chiedere la cessione, insomma potrebbero chiedere di andare via. Bevo un caffè che mi aiuta questo argomento. Va bene, in realtà dovrebbe agitarti di più, però se ti aiuta... No, non è che mi aiuta, cioè mentre parli faccio qualcos'altro. Perché... Va bene, dicevo, allargo il discorso, per quanto mi riguarda il Milan non deve vendere nessuno dei tre per nessuna, diciamo... Sono d'accordo. Per nessun motivo al mondo, ecco, dovrebbe ripartire l'anno prossimo, anche se ancora non si sa qual è l'allenatore del Milan l'anno prossimo. Sai, questa è una cosa che prima o poi ci aiuterà anche a fare delle riflessioni in questo campo. Esatto, però per quanto mi riguarda il Milan deve ripartire proprio da Mike Maignan, Teo Hernandez e Rafael Leao, perché è un sacco di anni che non ci capita di avere i giocatori tra i più forti del mondo, sono addirittura il più forte del mondo, come nel caso di Teo Hernandez, in quel ruolo. Cioè il Milan ha uno tra i migliori portieri del mondo, uno tra i migliori esterni, perché i tanto chiacchierati numeri questa stagione, nonostante la stagione altalenante di Leao, dicono che è tra i migliori esterni d'Europa, e ha il miglior terzino. Nonostante ci siano state stagioni e ci siano stagioni interessanti dei vari Grimaldo piuttosto che Davis che si sta riprendendo eccetera, Teo resta il migliore. Ma sì, guarda, io credo che una squadra che punta a vincere, Cardinale l'ha ripetuto tante volte, no? Sì. Nelle parole al Financial Times, deve fare in modo di tenersi i suoi giocatori più forti. Poi è chiaro che a quelle parole devono seguire dei fatti, però la frase voglio vincere è associata per me a giocatori come quelli che tu hai appena nominato. Poi per carità, ad alcuni tifosi fa sempre gola, no? Vendere un giocatore molto forte, ricavare una somma importante e comprare tanti altri giocatori, ma ad oggi io non capisco come si possa sostituire un giocatore come Teo. Forse Maignan, essendo un portiere che è sempre il ruolo secondo me più sottovalutato, meno. Per me è insostituibile anche Mike, soprattutto a livello mentale, oltre che a livello tecnico. Però non credo che ci sia questa volta davvero la possibilità di fare meglio di loro. Cioè, come fai con Teo Hernandez? Quanti giocatori prendi se vendi Teo Hernandez? 3 giocatori? Sì, prendi l'attaccante magari, ma uno come Teo, come lo ritrovi? Un terzino fortissimo in fase offensiva, fortissimo a livello di decidere una partita, no? Fortissimo quest'anno, non dico fortissimo anche in difesa perché è sempre stato un po' il punto debole di Teo. Forte in difesa. Però ha migliorato tanto quest'anno, ha fatto anche il centrale. Io credo che il tifoso del Milan quest'anno si meriterebbe di stare tranquillo. Sì, allora avete capito una cosa, avete capito che sia per me che per Bea questi 3 giocatori non hanno prezzo, direi che per quanto mi riguarda non hanno prezzo, ma credo anche per te da quello che hai detto. Io voglio sapere da voi sotto nei commenti qual è il vostro prezzo di questi 3 giocatori, cioè da che cifra vendereste questi 3 giocatori. Posto che potete anche dire non li vendo assolutamente, però così capiamo anche un po' il famoso sentiment. Il famoso sentiment. Che dire, io ripeto, credo che l'estate scorsa abbia un po' segnato da questo punto di vista, anche perché la cessione di Sandro avvenne veramente in 3 giorni, 4 giorni. Mi ricordo che fu davvero una cosa molto veloce. Su Teo e Mike c'è questa problematica del rinnovo, perché di fatto questa sarebbe l'ultima estate in cui il Milan riuscirebbe davvero a monetizzare in caso di mancato rinnovo, quindi mi auguro che le cose possano decidersi più presto possibile in bene, ovvero con il loro rinnovo, con la loro permanenza, perché ripeto, trovare giocatori così non è scontato, soprattutto trovarli al prezzo in cui il Milan li trovò. Sì, con cui li ha pagati, esatto. E ricordiamo che comunque io credo che Teo, ma anche Mike, abbiano accettato il Milan. Teo anche il rinnovo ha delle cifre che dimostrano la loro voglia di credere in questo progetto. Oltre al mercato in uscita, che speriamo possa mietere poche vittime, c'è anche il mercato in entrata, perché il nome nuovo, un po' esotico, ti direi, nuovo non tanto, perché già l'anno scorso se n'era parlato quando ancora era al Fenerbahce, è quello di Arda Güler del Real Madrid per un'operazione alla Brahim Diaz, quindi con un prestito magari di più anni che lo possa far crescere. Sei d'accordo o no? Il mio è un ni, perché poi Brahim è stato utile, però non era un tuo giocatore.
Ma guarda, Güler credo che abbia vissuto un periodo sfortunato, nel senso che ovviamente un ragazzo così giovane che viene acquistato dal Real Madrid, presentazione in grande stile, in stile Real Madrid, poi si fa male in quel modo, è stato quindi anche un po' sfortunato. Chiaro che è un ragazzo giovanissimo, trovare spazio in una squadra come Real Madrid non è facile, però sì, cioè Brahim, io credo che Brahim ce lo siamo goduti tanto, no? L'abbiamo sfruttato, abbiamo anche deciso partite importanti, è stato protagonista l'anno scorso fino alla semifinale, però come dici tu non è un tuo giocatore. Poi nel dubbio magari ci può far comodo, ha delle cifre comunque convenienti, rimane appunto quel dubbio, però tra niente, cioè no niente, tra sì e no, io nel dubbio lo porto a casa. Sì, io sono più sul ni, bisogna capire certe cose, ecco. Va bene, allora, la giornata di oggi è una giornata importante perché, come vi dicevo Bea prima, tutti i video del Milanello, i contenuti del Milanello per la conferenza e l'allenamento della rifinitura, insomma, di questa vigilia di Europa League Milan-Slavia-Praga, che è domani alle ore 21 a San Siro. Quindi mi raccomando, seguiteci tutto il giorno per tutti i contenuti del Milanello, il talk, i soliti appuntamenti. Io vi saluto, finendo il caffè. Bea, ciao! Ciao a tutti, buona giornata, a dopo! E buona colazione a tutti, ciao!